Come abbiamo visto nel filmato precedente, abbiamo traghettato la nostra macchina e siamo arrivati sulla bellissima isola di Rab. L'isola di Rab si trova a circa 180 km da Trieste ed è collegata alla terraferma da una linea di piuttosto frequenti traghetti che partono da Stinica o Stinica, non ricordo bene come si dice. L'isola di Rab prende il nome dal suo capoluogo, che è un paesino abbastanza pittoresco ed ha un centro storico racchiuso da mura e campanili. È molto grazioso e ha un mare veramente molto blu e il cielo altrettanto blu. Nel nostro soggiorno sull'isola di Rab abbiamo dormito a Lopar. Lopar è famosa per avere dato i natali a San Marino, il fondatore della Repubblica di San Marino. Tra Lopar e Rab ci sono circa 13-14 km e a Lopar ci sono tantissime spiagge di sabbia. Da parte dove noi abbiamo passato la maggior parte del nostro tempo è Paradise Beach ed è 1,5 km di spiaggia finissima, sabbiosa, perfettamente sabbiosa. Appena arrivati in quel di Lopar abbiamo trovato una stazione di ricarica ed è sorprendentemente gratuita per tutti, piacevolissima sorpresa. Le stazioni di ricarica che poi troveremo in seguito sull'isola di Rab, anche quelle saranno completamente gratuite. Finalmente arriviamo nella vera destinazione finale, cioè il nostro appartamento. Raggiungiamo la casa di Mario e Anita, padroni di casa adorabili e appartamento fantastico. Concludiamo il primo giorno di viaggio con un buonissimo bicchiere di Malvasia istriana e un piatto di calamari fritti in questo caso, ma consiglio anche quelli ai ferri. Da golosa quale io sono, vi consiglio vivamente un ristorante che si chiama Saint-Pierre, che è sul camminamento del porto di Rab, in pieno centro praticamente al paese, e come avete visto c'è coda da fare e sono onesta, vale tutto il tempo che ci potete perdere perché è qualcosa di meraviglioso. Questa è la strada che da Lopar va verso Rab. Ci sono un paio di punti panoramici veramente carini. Io prediligo questo, che è una terrazza da dove si vedono 2 o 3 insenature diverse e secondo me vale la visita. Ennesimo, diciamo così, consiglio culinario dell'isola: se venite in tarda estate, fine agosto, primi di settembre, già da Ferragosto in poi secondo me troverete una montagna di fichi, e Lopar è famosa, Rab in genere è famosa proprio per la sua produzione veramente importante di fichi. Qui ogni casa ha almeno una pianta e ne trovate anche in giro proprio selvatiche. E poi non li ho mangiati, ma dicono che i pomodori siano una cosa strabiliante. Purtroppo non ne ho mangiato in questi giorni. Qua vi faccio vedere una delle tante marine che ci sono qui. Questa è quella di Super Plastica Draga, mi pare si dica così.
qualcosa forse. La strada qui è abbastanza stretta, quindi vi consiglio di andare piuttosto adagio. Ci prepariamo per tornare sulla terraferma, prendiamo di nuovo il traghetto e andiamo alla prossima avventura del nostro viaggio. Facciamo letteralmente i biglietti al volo per caricare la nostra macchina sul traghetto ed eccoci qua, pronti per tornare sulla terraferma. Salutiamo Rab con un po' di malinconia sinceramente e eccoci qui che torniamo sulla terraferma, come dicevo, personale sempre gentilissimo che ci aiuta con le manovre e ecco la nostra auto sul traghetto posizionata perfettamente in modo da farci continuare con la nostra avventura.